Identificare le attività da delegare. Abbiamo preso coscienza dello strumento della delega per i manager che vogliono liberare il proprio tempo per attività ad alto valore aggiunto e sviluppare una leadership diffusa in azienda. Tuttavia, per ottenere i massimi benefici da questo processo, è essenziale scegliere con cura le attività da delegare e identificare i collaboratori più adatti a riceverle. In questo argomento analizzeremo nel dettaglio i criteri e le tecniche per selezionare in modo strategico sia le attività che le persone cui affidarle, tenendo conto delle competenze e del carico di lavoro corrente, nonché dell'importanza e del valore aggiunto delle mansioni. Imparare a identificare correttamente cosa e a chi delegare è infatti il primo passo per una delega efficace. Criteri per identificare le attività con elevato potenziale di delega efficace. Quando si decide di delegare alcune attività al proprio team, la scelta di quali mansioni affidare non può essere casuale o basata solo sull'istinto, ma deve seguire precisi criteri oggettivi per identificare quelle con il massimo potenziale di generare valore sia per il leader che per i collaboratori. Ad esempio, il leader dovrebbe innanzitutto stilare una lista dettagliata di tutte le attività svolte, assegnando ad ognuna un punteggio in base a specifici fattori, tra cui impatto strategico, livello di competenze richieste, frequenza e durata dell'attività, interdipendenza con altri processi, valore per il cliente finale. Questa tabella consente di identificare rapidamente le attività tattiche e ricorrenti che possono essere delegate, liberando tempo prezioso del leader per quelle più strategiche e ad alto valore aggiunto. Inoltre, il leader dovrebbe analizzare carico e competenze di ciascun membro del team e incrociare questi dati con le attività individuate come delegabili per abbinare il task al collaboratore più adatto. Questo processo strutturato permette di scegliere le migliori attività da delegare sulla base di dati oggettivi, ottimizzando i risultati sia in termini di efficienza che di crescita del team. Innanzitutto, è bene concentrarsi sulle attività tattiche e ricorrenti, che non richiedono un coinvolgimento diretto del leader, come la produzione di report periodici o l'organizzazione di riunioni di lavoro. Liberandosi da questi compiti più operativi, il leader può dedicare molto più tempo alle attività strategiche e ad alto valore aggiunto che guidano la crescita e il vantaggio competitivo dell'azienda. Allo stesso tempo, è opportuno scegliere attività che non necessitino di competenze troppo specialistiche o proprietarie del leader, come certe analisi avanzate o la supervisione di progetti altamente complessi. Valutare attentamente competenze del team e carico di lavoro per una delega sostenibile. Ad esempio, un responsabile marketing che voglia delegare alcune attività dovrebbe evitare di assegnare lo sviluppo di nuovi algoritmi di calcolo dell'efficacia delle campagne o la gestione di progetti di lancio di nuovi prodotti, che richiedono la sua supervisione attiva. Meglio concentrarsi su attività più amministrative come reportistica ricorrente su KPI, di marketing, organizzazione di eventi locali, o la gestione di campagne su canali più tattici che strategici. Delegando queste attività operative al team, il leader può recuperare tempo prezioso da dedicare alla definizione della strategia di marketing complessiva e alle decisioni che hanno impatto decisivo sui risultati aziendali. La discriminante sta nell'identificare quali competenze sono davvero proprietarie del leader e quali attività sono invece semplificabili o standardizzabili passandole al team. Questo permette di liberare una grossa fetta di tempo recuperando piena efficacia ed efficienza sull'intera funzione. Ovviamente, occorre anche valutare attentamente se il team target possiede le competenze tecniche o manageriali necessarie per prendersi carico della nuova attività nel modo appropriato. Assegnare una mansione complessa o strategica a un collaboratore che non ha ancora sviluppato appieno il know-how richiesto equivarrebbe più che altro ad un inefficace trasferimento di responsabilità non sostenibile, con elevato rischio di errori o performance inadeguata. Il leader deve onestamente porsi alcune domande. Il team ha già gestito in passato attività simili con successo? Possiede le skill fondamentali per portare a termine il compito assegnato? Ha bisogno di una preliminare fase di formazione e affiancamento? Mappando lucidamente skill esistenti e mancanti, si eviteranno deleghe improduttive. Altro aspetto critico è garantire che il carico di lavoro complessivo del collaboratore sia bilanciato correttamente in seguito alla nuova assunzione di responsabilità. Aggiungere alla lista di un project manager già sovraccarico la supervisione di un nuovo progetto complesso potrebbe generare stress, calo motivazionale e perfino errori. Meglio dosare bene l'assegnazione di compiti in base all'effettiva disponibilità delle risorse e alla loro sostenibilità. Affiancare percorsi di miglioramento dell'efficienza e rimuovere attività a basso valore se necessario. La delega come strumento di crescita professionale e valorizzazione del collaboratore.
Un criterio particolarmente efficace per una delega win-win è identificare attività stimolanti, che rappresentino una sfida crescente rispetto all'esperienza attuale del collaboratore, senza però essere eccessivamente onerose. Ad esempio, affiancare a compiti ormai consolidati la gestione di un nuovo cliente minore, oppure incaricare un project manager junior dell'esecuzione di un progetto pilota strategico supervisionandone i progressi. Affiancandole a compiti già consolidati, la delega diventa un'opportunità di crescita professionale e sviluppo motivante di nuove competenze manageriali. È poi fondamentale considerare quanto la nuova attività delegata sia interdipendente con altri flussi di lavoro esistenti. Ad esempio, inserire nel carico di un product manager il coordinamento con la rete vendita per un nuovo lancio andrebbe valutato attentamente se questo potrebbe impattare la gestione di promozioni esistenti. Inserirla senza la dovuta cura può generare impatti o inefficienze sui processi aziendali complessivi. Delegare compiti per cui è richiesto un livello di esperienza e specializzazione che il collaboratore non possiede ancora è un errore da evitare attentamente. Il rischio di fallimento è dietro l'angolo. Ad esempio, chiedere ad un project manager junior di guidare autonomamente la realizzazione di un importante e complesso progetto aziendale non sarebbe una delega produttiva, data l'alta probabilità di mancato raggiungimento degli obiettivi. Meglio assegnare all'inizio attività più abbordabili e meno specialistiche, per poi aumentare gradualmente il livello di sfida man mano che, attraverso il giusto affiancamento, formazione sul campo e disponibilità di supporto, il collaboratore acquisisce le competenze e l'esperienza necessarie per far fronte a responsabilità più strategiche. Una delega intelligente dovrebbe pianificare questo percorso di crescita professionale passo dopo passo. Privilegiare task ricorrenti, che richiedano continuità di sforzo più che competenze specialistiche sporadiche, è un altro criterio utile quando si hanno risorse con esperienza non ancora consolidata. Ad esempio, è preferibile assegnare a un assistente il presidio giornaliero dell'agenda piuttosto che la gestione una tantum di un evento complesso. Al contrario, attività una tantum o progetti avviati che richiedono alte competenze tecniche sono meglio gestiti direttamente dal leader o da specialisti senior, per poi essere gradualmente affidate al team man mano che matura le capacità per eseguirle in autonomia. Infine, per motivare il team e valorizzare adeguatamente il collaboratore, è bene scegliere attività strettamente collegate alla strategia aziendale complessiva, evitando di assegnare compiti isolati e fini a se stessi, che potrebbero essere visti come inutili carichi di lavoro aggiuntivi. Ad esempio, se l'obiettivo dell'azienda è migliorare la customer experience, attività come analizzare i feedback dei clienti insieme al team marketing o ottimizzare i processi di post-vendita, se delegate in modo appropriato, possono avere un grande impatto strategico. Al contrario, se si incarica un collaboratore di produrre report ricorrenti non necessari o di svolgere compiti amministrativi semplicemente ripetitivi che non portano valore, la delega può avere effetti controproducenti demotivando le persone. Assegnando attività fortemente legate alla strategia si responsabilizza e valorizza il collaboratore, che può vedere l'utilità del suo operato e i risultati attesi per l'azienda. L'analisi di questi criteri permette di identificare in modo strategico le attività con un alto potenziale che possono essere delegate efficacemente, liberando il leader per compiti più strategici e ad alto valore. Delegare le attività giuste alle persone giuste è la chiave per ottenere tutti i benefici di questo importante strumento di leadership.